Ti sei mai chiesto quanto vale la tua privacy? Un click, solo uno. Spesso pensiamo che per essere tracciati servano satelliti militari o chissà quale hacker della CIA. La verità è molto più inquietante. Oggi ti porto dentro il motore di Hound. È un predatore silenzioso che sfrutta la risorsa più vulnerabile del pianeta, la curiosità umana. In questo video smonteremo pezzo per pezzo il funzionamento di uno dei tool OSINT più efficaci su Kali Linux. Vedremo come un link apparentemente innocuo può estrarre coordinate GPS precise, dati del dispositivo e posizioni in tempo reale, tutto proiettato direttamente su Google Earth. Ma non siamo qui per insegnare a spiare, siamo qui perché nell'era digitale l'unico modo per difendersi è conoscere l'arma del nemico. Mettiti comodo, scaldiamo il terminale e tieni gli occhi aperti. Questa è l'anatomia di un tracciamento. Bene ragazzi, ora una volta aggiornati i nostri pacchetti, come ben potete vedere dal nostro terminale abbiamo il codice git clone Hound. Bene, fermiamoci un attimo. Ogni volta voi vedete o scaricate questo git clone, ma esattamente che cosa è GitHub e che cosa è git clone? Bene, GitHub immaginatelo quindi come un social network per programmatori, ma invece di foto si condividono comunque codici sorgente. È la più grande libreria open source al mondo. Mentre invece il comando git clone diciamo a Kali di connettersi al server di GitHub e clonare, ovvero quindi scaricare una copia esatta del progetto sul nostro computer. È come fare un copia e incolla istantaneo di un'intera cartella di lavoro. Diamo un invio e il nostro clone verrà copiato. Ora entriamo nella directory del Hound, quindi cd Hound. Siamo all'interno della cartella. Facciamo un ls. Bene, perché si fa ls? ls sta per list, quindi è il comando che ci permette di guardare dentro la cartella. Senza di lui saremo al buio. Vediamo quindi all'interno del nostro file i file PHP che creano comunque il sito fake, i file JavaScript che prendono il GPS e lo script principale. Lo script principale è il nostro hound.sh. Bene, sempre all'interno della nostra directory ci andiamo a dare il comando chmod più x hound.sh. Do un invio. Come possiamo dimostrare, sulle distro Linux i file scaricati da internet non hanno il permesso di essere eseguiti per tanti motivi, inclusi anche motivi di sicurezza. Quindi tecnicamente sono dei file dormienti. Con il comando chmod, che sta per change mode, e più x significa executable, stiamo letteralmente dando allo script il potere di avviarsi e agire sul sistema. Quindi tecnicamente stiamo dando i superpoteri a Hound. E infine, come ogni comando, accendiamo i motori con /hound.sh. Bene, e siamo all'interno del nostro programma Hound. E da qui in poi, ragazzi, Hound prenderà il controllo e ci chiederà come configurare il nostro attacco OSINT. Come potete vedere ci dice: vuoi usare il tunnel Cloudflare? Bene, qui dobbiamo fare una scelta strategica. Se diciamo no, il tool girerà solo sulla nostra rete locale, quindi su un localhost come porta 8080, quindi solamente all'interno della mia macchina Kali, di conseguenza all'interno della mia rete internet. Questo è utile per i test, ma inutile invece se volete inviare dei link a qualcuno fuori casa, quindi effettuare un attacco. Digitando invece yes, che è comunque l'impostazione predefinita, Hound attiverà un tunnel attraverso Cloudflare. Questo genererà un URL pubblico, un indirizzo che chiunque nel mondo può raggiungere, e sarà proprio questo il ponte che trasformerà il nostro computer in un vero server di tracciamento OSINT. Diamo uno yes. Il tool inizierà a scaricare e configurare i componenti di Cloudflare, e quello che vedete accanto a Direct Link non è altro che l'esca. Hound ha fatto tutto da solo, ha avviato un server PHP locale e ha aperto un tunnel con Cloudflare. Questo link è ora raggiungibile da qualsiasi dispositivo nel mondo. Questo link lo potrò inviare o al mio smartphone, oppure, ora per farvelo vedere, me lo copio, lo incollo all'interno non della macchina Kali ma della mia macchina Windows 11. Ma questo tunnel vi assicuro che funziona anche all'esterno della rete locale. Copiamo questo link, andiamo all'interno del mio browser in incognito, lo incolliamo
diamo un invio. Bene, subito lui ci chiede come notifica: questo link vuole conoscere la tua posizione. Lo consentiamo? Bene, consenti durante la visita al sito e lui ci aprirà una bella schermata di chatbot. Non è altro che sfrutta una pagina pulita, minimal, e sfrutta il trend del momento, ossia ChatGPT. Ovviamente il messaggio che ti genera il nostro bot è diretto: attiva la tua posizione per trovare persone vicine a te. E qui sta il trucco, ragazzi, perché non è un vero attacco informatico questo è un attacco alla psicologia, perché l'utente medio, vedendo comunque un'interfaccia leggermente familiare, in automatico attiva subito la posizione in apertura del link. Bene, noi abbiamo fatto consenti, non abbiamo scritto nulla ancora. Questa pagina la metto a destra. Sul mio terminale, come ben potete vedere, abbiamo le nostre informazioni. L'indirizzo IP pubblico, il quale ha aperto la pagina all'utente, tutta la parte di device, quindi da dove ha aperto il link, il sistema operativo, anche quanta RAM e CPU sta utilizzando in questo momento, a che ora, e poi, ragazzi, la latitudine e la longitudine, quindi la nostra posizione. E Hound ci mette a disposizione anche la map location e il Google Earth. Prendiamo questo link, lo copiamo, andiamo su un'altra pagina in incognito. Bene, e come potete vedere diamo un invio e lui ci dirà esattamente la nostra posizione. Bene ragazzi, ovviamente ho oscurato un po' la posizione, però vi garantisco che è una posizione precisa, perché questa è la mia via di casa. Ora riapriamo il nostro chatbot e come potete vedere io comunque posso parlare direttamente con lui. Lui ci dice: ciao, come stai? Bene, tu? Non è altro che un chatbot a tutti gli effetti. Ora, dietro le quinte, come potete vedere, io ho appena ottenuto la mia posizione esatta e da questo momento io sono in grado di tracciare qualsiasi utente apra questo determinato link. Bene ragazzi, quello che abbiamo visto non è un gioco. In meno di n minuti siamo passati da un repository di GitHub a conoscere la posizione esatta di un dispositivo. Hound ci ha mostrato quanto sia sottile il confine tra un'interazione innocua e la perdita totale della nostra privacy. Il cattivo però, ricordate, è chi lo usa per scopi illeciti. Noi abbiamo analizzato questo processo per un solo motivo: capire il nemico per imparare a difenderci. Quindi, come puoi proteggerti da questo tipo di attacco? Controlla sempre l'URL, perché se è lungo, strano o pieno di numeri casuali, come quelli che abbiamo utilizzato ora, chiudi tutto. E sicuramente ngrok o Cloudflare, anche se molti hacker nascondono questo URL sotto un altro URL ancora più piccolo. Attenzione quindi anche ai permessi, quindi se un sito ti chiede il GPS e non è un'app di mappe o consegne, chiediti comunque il perché e usa dei browser sicuri. Molti browser moderni ti avvisano se un sito sta cercando di accedere a dati sensibili senza un certificato valido. E come diciamo sempre con Gino, la sicurezza informatica inizia dalla tua curiosità, ma finisce con la tua attenzione. Quindi se questo video ti è stato utile, lascia un like, iscriviti al canale per capire come funzionano i tool OSINT e come proteggere i tuoi dati. E quindi resta sicuro, resta curioso e resta invisibile.